sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vediamo bene insieme come usare alcune regole della grammatica italiana. Aspetta Laura, prima che inizi il video, ma stasera allora usciamo? Una mia amica ha organizzato un seminario di cucina interessantissimo. Vogliamo andare? Un seminario di cucina? Io? Ma lo sai che non so cucinare? Appunto, un seminario di cucina è l'occasione giusta per imparare. Simpatica, eh? Dai, scherzavo. E allora andiamo al ristorante. Vicino a casa mia hanno appena aperto un ristorante messicano. Vogliamo provare? No, Fra. In questo periodo sono a dieta e non posso mangiare e bere niente. E allora vogliamo andare al cinema? Vogliamo vedere l'ultimo film di Sorrentino? No, non voglio stare tutta la sera seduta su una poltrona a guardare un film. Voglio fare qualcosa di più dinamico, più attivo. A proposito, Fra, stasera c'è un concerto di salsa cubana a Villa Ada. Perché non andiamo? E si può anche ballare. Dai! Salsa? Ma Laura, sai che non so ballare la salsa. Ma se hai fatto un corso di salsa per 3 mesi, sai fare qualche passo, no? Dai, andiamo! E poi non devi ballare per forza, puoi ascoltare il concerto, puoi bere un drink. Dai, andiamo, per favore. Va bene, mi hai convinta. Però, che dici? Lo vogliamo dire anche a Carletta e Diana? Magari vogliono venire anche loro. Dai, ottima idea. Però pensaci tu, invitale tu, perché io adesso devo finire di girare questo video. Va bene. Bene, riprendiamo la lezione di oggi. Osserviamo insieme alcune frasi che abbiamo usato io e Francesca. Esempio, devo finire questo video. Puoi ascoltare il concerto. Anche loro vogliono venire. Non so ballare la salsa. Notate qualcosa in comune? Notate che queste frasi hanno qualcosa in comune? Che cosa? Giusto, c'è sempre un verbo che è seguito da un altro verbo all'infinito. Questi verbi, seguiti da altri verbi all'infinito, si chiamano verbi servili o verbi modali. Modali perché servono a stabilire il modo del verbo che accompagnano. Vediamo gli esempi. Devo è il verbo dovere nella prima persona singolare e indica la necessità o l'obbligo di fare qualcosa. Puoi è il verbo potere alla seconda persona singolare e indica la possibilità di fare qualcosa. Vogliono è il verbo volere alla terza persona plurale e indica la volontà, il desiderio di fare qualcosa. So è il verbo sapere alla prima persona singolare e indica la capacità, l'abilità di fare qualcosa. Ecco, sono tutti verbi modali al presente indicativo. E adesso vediamo insieme lo schema completo di questi verbi. Facciamo alcuni esempi. Oggi devo fare la spesa perché il frigorifero è vuoto. Devo è il verbo dovere e indica la necessità. È necessario fare la spesa. Un altro esempio. Oggi non posso uscire perché devo lavorare. Non posso, il verbo posso, è il verbo potere e indica la possibilità di fare qualcosa. In questo caso è la non possibilità di fare qualcosa, perché dico non posso uscire.
Un altro caso è quando usiamo il verbo potere per chiedere il permesso di fare qualcosa. Esempio, posso aprire la finestra? In questo caso il verbo potere indica il permesso, chiedere il permesso. È possibile aprire la finestra? Andiamo avanti con un altro esempio. Voglio fare un corso di cucina. Perché non so cucinare. Voglio fare. Il verbo volere indica la volontà, il desiderio di fare un corso di cucina. Ancora un altro esempio è: io so suonare la chitarra molto bene perché ho studiato molti anni la chitarra. Quindi so è il verbo sapere, che indica la abilità a suonare, in questo caso la chitarra. Bene, tutti questi esempi sono tutti verbi modali al presente indicativo. Ma cosa succede se invece di usare il presente abbiamo un tempo al passato, per esempio un tempo composto? Cosa succede se usiamo il passato prossimo? Proviamo a trasformare queste frasi. Devo andare a scuola. Trasformando al passato diventa sono dovuto o dovuta andare a scuola. Un altro esempio. Puoi mangiare tutto. Hai potuto mangiare tutto. Questo è il passato. Vogliono venire al concerto. Sono voluti o volute venire al concerto. Passato. Sa rispondere alle domande. Ha saputo rispondere alle domande. Bene, avete osservato quali ausiliari abbiamo usato? E la scelta dell'ausiliare dipende sempre dal verbo all'infinito. Infatti, come abbiamo già imparato, al passato prossimo i verbi venire e andare usano sempre l'ausiliare essere. Invece i verbi rispondere e mangiare usano l'ausiliare avere. E tu? Hai saputo fare questo esercizio? Se vuoi praticare ancora l'italiano, devi seguire assolutamente le nostre lezioni. Con noi puoi imparare le regole della grammatica italiana in modo semplice e veloce. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sulla nostra pagina Facebook e Instagram e LinkedIn. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto per le prossime video lezioni. Ciao e un saluto da Laura di Classe Italiana.